In questa ottava lezione parleremo di flessibilità, un'altra competenza, caratteristica, chiave per il venditore. La camaleonticità, chiamala come vuoi, cioè la capacità di adattarti all'interlocutore che hai davanti e adattare non solo la tua comunicazione, ma anche tutta una serie di altre cose, come vedremo in questa sessione, perché ciascun interlocutore ha caratteristiche simili a qualcun altro, ma ha anche caratteristiche diverse da qualcun altro. Questa flessibilità la riporteremo anche a livello di matrici, ne prenderemo una in prestito disegnata con altre variabili, in modo che vedrai veramente l'utilità di questo strumento non solo per l'analisi dei dati e l'analisi del portafoglio clienti o prodotti. Passerei alle slide che ho preparato perché sono anche qui nozioni abbastanza articolate e l'ausilio di qualche slide non ci può far che comodo. Allora, dicevamo che flessibilità già nell'utilizzo delle matrici, no? Utilizzando una matrice con variabili diverse otteniamo classificazioni diverse. Abbiamo visto qualche lezione fa l'utilizzo della classificazione per segmentare azioni più o meno importanti, più o meno urgenti, e questo ci consentiva di avere i quattro quadranti che già conosci. Un altro aspetto importante che andremo a vedere oggi è proprio la capacità di adattare la nostra strategia al cliente che abbiamo davanti, come diciamo un istante fa. Terzo e ultimo punto su cui ci dedicheremo e approfondiremo abbastanza è l'ascolto attivo, studio celeberrimo di Carl Rogers, ascolto che è fondamentale quando ci troviamo davanti a sfide particolarmente difficili, ma ascolto da cui non può prescindere qualsiasi instaurazione di una buona relazione, no? Con l'interlocutore, che deve partire dal comprendere chi abbiamo davanti, cosa che si può fare solamente se ascoltiamo veramente bene chi è e quali sono le sue esigenze. Bene, per quanto riguarda la classificazione, in questa matrice vedi due variabili molto diverse da quelle che abbiamo utilizzato precedentemente. In questo caso l'estroversione e l'imprenditorialità, no? Queste due nuove variabili ci servono per disegnare la tipologia del nostro interlocutore, le modalità in cui lui interagisce con gli altri e la capacità di fare business con la sua impresa. Nei quattro quadranti, quindi, avremo una classificazione diversa. In basso a sinistra lo sai chi ci sta, sono clienti in questo caso molto introversi, quindi persone con cui non è semplicissimo interagire, soprattutto se sei, come immagino, una persona abbastanza estroversa, no? Che è caratteristica piuttosto diffusa nei venditori. Um, L'altra caratteristica di questo cliente, oltre ad essere introverso, è che è anche dotato di una bassa imprenditorialità, no? E con ciò intendo dire che probabilmente il suo punto vendita, qualsiasi cosa egli venda, probabilmente non è allo stato dell'arte nella proposition al proprio consumatore finale. Di conseguenza le opportunità per te e per la tua azienda come venditore e venditrice saranno probabilmente ridotte. Questa è la tipologia di cliente che classifichiamo introverso e a bassa imprenditorialità, a basso potenziale di sviluppo di business. Okay? L'indicazione qui chiaramente è vedi il tempo che è necessario dedicare piuttosto che risparmiare per allocarlo da qualche altra parte. Il quadrante successivo è invece molto interessante, uno dei più complessi e con più potenziale in realtà, perché è ospitato da clienti con una bassa estroversione, quindi persone che magari non sono dei mostri di comunicazione, magari anche abbastanza introversi, magari rimanendo introversi fanno anche il loro gioco, perché skillati hanno capito che aprirsi, essere estroverso, essere simpatico, accogliere il venditore con, no, con il massimo, no,
li espone anche a essere caricati di merce, no? E di conseguenza la loro esperienza li tiene un pochettino più prudenti. Ma la caratteristica molto interessante di questo, del cliente, dei clienti che si posizionano in questo quadrante, è che sono dei clienti con una grande imprenditorialità, quindi molto probabilmente stiamo parlando dei punti vendita a più alto potenziale nella tua zona, no? Clienti che hanno possibilità di sviluppare fatturato e business per te e per l'azienda abbastanza importante, no? Vedremo tra un attimo le indicazioni che possono esserti utili su questa tipologia di cliente. Clienti iperestroversi e con grandissima imprenditorialità, quindi con grandissima capacità di sviluppare business, di interagire con i loro clienti, con il consumatore finale e di conseguenza clienti portatori di grandissime opportunità di business per te e per l'azienda, sono clienti anche su cui la concorrenza è massima, no? Lo vedi ogni giorno, e di conseguenza anche qui ci sono alcune accortezze, alcune strategie, no? Che puoi mettere a punto per riuscire a essere più efficace possibile anche su questi clienti e prevenire i concorrenti che naturalmente troverai. Clienti con bassa imprenditorialità, quindi probabilmente basso potenziale, e clienti con altissima estroversione sono clienti un po' pericolosini. Perché? Perché ci rischiano di farci perdere tempo, no? Stiamo con loro volentieri, ci accolgono, sono simpatici, in mezzo voglio dire a 100.000 clienti rompiscatole ci abbiamo quei 10, no? Cavolo che sono simpatici, passiamo, no, una mezz'ora volentieri, però l'indicazione qui è attenzione a pianificare bene sia il numero di visite che il tempo, perché se sono clienti molto piacevoli, ma le loro potenzialità di sviluppo di business sono basse e probabilmente rischi di sovrainvestire tempo su un cliente che non riuscirà a ripagarti con equivalente fatturato. Venendo alle indicazioni pratiche, sul cliente ad alta imprenditorialità e un po' introverso, il quadrante in alto a sinistra, sono tipicamente, spesso almeno, clienti analitici, come poi vedremo nelle sessioni successive, quindi clienti molto attenti ai dati, clienti che vogliono essere informati e quindi amano un venditore professionale, informato, che gli porta dati, benchmark rispetto ai concorrenti e di conseguenza la strategia intelligente da adottare su questi clienti è non solo essere preparati come strategia idonea a tutti, ma quella di fare una certa attenzione ai numeri, portare, se le hai a disposizione, analisi di mercato, piuttosto che fare dei raffronti con le altre tipologie di clienti che trovi, che segui magari in quella zona. Ecco, questo tipo di confronto, di benchmark offerto a questa tipologia di clienti può essere molto interessante, non solo perché tu vedi n decine o centinaia di clienti mentre quel cliente conosce il suo punto vendita e basta, e quindi questo ti dà veramente una ricchezza consulenziale di informazione per quel cliente che è notevole, ma anche perché quel cliente è proprio interessato a questo tipo di approccio da parte del venditore. Sul cliente estroverso e a altissima imprenditorialità, qui oltre a quanto detto per la precedente categoria in termini di preparazione, dati e analisi, qui serve anche, può giocare molto una vera e propria visione, no? Di come si sta trasformando il mercato. Chiaro che in tutto questo ti deve aiutare anche l'azienda a comprendere come sta evolvendo il mercato in cui operi, no? E riuscire su questa tipologia di clienti a trasferire queste cose, no? Costruendo quella partnership tra te e il cliente, in cui tu sei il portatore proprio di informazioni su come sta cambiando il settore, informazioni su come sta cambiando il mercato, informazioni su come si sta adattando l'attività dei suoi concorrenti. Ecco, tutto questo veramente ti consente di essere percepito come un consulente e nell'ambito della
alcune sessioni più avanti entreremo molto in dettaglio tutto questo aspetto della vendita consulenziale. Nell'ultimo caso, in basso a destra, quindi la relazione è importante, quindi la simpatia, la velocità, no, tutto quello che hai costruito nel tempo con quel cliente, quella sintonia che naturalmente si instaura con lui è importante. Fargli una testa così sui dati o sui cambiamenti di mercato può essere meno ripagante rispetto a che per altre tipologie di clienti, quelle che abbiamo visto prima. Però ecco, trova tu il giusto mix in funzione del cliente che hai davanti. Vedi come variabili diverse hanno disegnato una matrice completamente diversa, e anche questo esempio ti può essere utile per capire e fare prove tu stesso utilizzando variabili diverse in funzione dei fenomeni che vuoi analizzare. Ripeto, non solo quantitativi, quindi vedi, in questo caso stiamo parlando veramente di variabili molto qualitative, e vedi come la segmentazione che ne è venuta fuori comunque ci ha aiutato a individuare delle strategie precise per gruppo di cliente. Bene, venendo all'ascolto attivo, come ti avevo promesso, c'è una slide e qualche minuto che ci prendiamo su questa cosa, perché davvero la ritengo molto importante, perché comprendere chi abbiamo davanti, comprendere le sue emozioni, esigenze, bisogni, comprendere il suo orientamento al business, comprendere se è un cliente attento ai dati piuttosto che alla relazione, tutto parte con l'ascolto. E l'ascolto è una parte realmente fondamentale, non solo perché ci consente di capire chi abbiamo davanti, ma anche perché fa capire al cliente che siamo veramente interessati a lui, a cosa ha da dirci, e questo è, come vedremo anche più avanti, il miglior viatico per poi farci noi ascoltare. Un cliente che è stato ascoltato volentieri, con piacere, in maniera profonda, sarà un cliente che poi a sua volta ci ascolterà volentieri, con attenzione alle diverse cose che abbiamo da dire. Bene, quindi quali sono un po' 2 o 3 trucchi veramente molto semplici per aiutarti a esercitare questa competenza, che è una vera e propria competenza, quindi un qualcosa che si può veramente imparare facilmente facendo un po' di attenzione a queste 2 o 3 cose che trovi in questa slide. Centrarsi su chi parla, cioè comprendere il non detto, mostrare attenzione a comprenderlo, è la base, perché, come abbiamo visto anche parlando di paraverbale e di non verbale, molto del significato che noi mettiamo in quello che diciamo si trova nel non detto. E fare attenzione a quei piccoli segnali non verbali, paraverbali, è la chiave per riuscire a capire cosa il cliente sta pensando un pochettino mentre ci parla, mentre ci obietta, mentre interagisce con noi. Secondo, restituire il messaggio che si è compreso, cioè quando il cliente ci ha segnalato qualcosa e non lo abbiamo capito bene, o lo abbiamo capito e vogliamo fargli capire che stiamo proprio facendo attenzione a quello che lui sta dicendo, parafrasare quello che ci dice, cioè restituire con altre parole in maniera sintetica i concetti salienti, riuscire a individuare un pochettino le priorità nelle cose che il cliente ci sta dando, è veramente fondamentale, perché restituisce al cliente una enorme sensazione di essere stato ascoltato e compreso. Nella obiezione, poi quando ci sta un reclamo da parte del cliente, all'ascolto attivo si può anche ascrivere questo aspetto di distinguere tra fatti e opinioni, no? Quando ci troviamo a discutere con i clienti riguardo a un problema che si è venuto a creare, magari non per responsabilità nostra, però noi siamo chiamati un po' ad affrontarlo e a risolvere questa cosa, riuscire a distinguere tra fatti e opinioni e aiutare il cliente a distinguere tra fatti e opinioni è una cosa molto utile, perché aiuta il cliente non solo a
capire che lo stiamo comprendendo, che lo vogliamo aiutare, ma che abbiamo anche le capacità per aiutarlo, perché una cosa sono i fatti e una cosa è la sua arrabbiatura momentanea, che benché insomma normale e naturale, però poi per arrivare a una soluzione c'è anche un attimo bisogno di staccarsi da questa componente emotiva, come vedremo più avanti nella gestione delle obiezioni. Quindi in questa fase, scusami, ma come vedi oggi un pochettino di tosse. In questa fase è molto importante sospendere ogni giudizio e vada bene non solo, non intendo solo non giudicare apertamente il cliente, ma devi fare anche attenzione a sospendere ogni giudizio dentro la tua testa, perché, eh, perché con la mimica si vede quello che stai pensando. E se il cliente, mentre parla, stai pensando che sta dicendo una marea di fregnacce, e probabilmente nella tua mimica qualche cosa cambierà. E a livello inconscio a lui arriverà un segnale che sì, lo stai ascoltando, però ok, bene. Conferma del cliente nel senso che ecco, una volta che abbiamo restituito un po' quello che abbiamo detto o che abbiamo ridato delle priorità o abbiamo fatto un check, no, di quello che ci è arrivato del cliente, chiedere sempre conferma che sì, abbiamo ben compreso. Questo dà la possibilità non solo al cliente appunto di sentirsi ascoltato e compreso, ma anche di aggiungere qualche altro elemento che forse si era scordato di snocciolare, e quindi questo, no, diventa fondamentale non solo per instaurare una corretta sintonia con il cliente, ma anche poi per andare alla fase successiva della vendita, no? Che può e potrà beneficiare di questi ulteriori elementi che stanno venendo, aiutando a guidarci verso, no, la soluzione, verso l'aspetto più importante per quel cliente e che dovremmo sottolineare nella fase appunto successiva di vendita, che potrà contribuire a chiudere felicemente la transazione. Come hai visto, la flessibilità è un qualche cosa che si impara e in parte è anche connaturato un po' in noi, ma si può esercitare. L'abbiamo applicata in questa sessione a diverse cose, no? Flessibilità nelle matrici, nelle variabili più che altro che utilizziamo all'interno della nostra matrice per ottenere classificazioni completamente diverse da quelle che abbiamo affrontato nelle precedenti lezioni. Abbiamo approfondito molto quanto classificando correttamente il cliente su altre caratteristiche che non siano il fatturato e il potenziale, abbiamo indicazioni molto chiare su il tipo di strategia da adattare a ciascuna categoria dei nostri clienti. Abbiamo anche qui scelto per semplificare 4 categorie, segmentate in base a estroversione e introestroversione e imprenditorialità, e abbiamo visto come questo setta delle linee guida su come impostare la strategia con lui in maniera completamente diversa da cliente a cliente, a seconda cui questi clienti siano presenti nei 4 differenti quadranti. Infine ci siamo soffermati molto sull'ascolto attivo. Ti rinnovo veramente di fare tutta la pratica e l'esercizio sulla base delle competenze che hai acquisito in questa sessione sull'ascolto, per comprendere quanto realmente l'ascolto sia un processo attivo e non passivo. Esercitati, fai attenzione dopo aver imparato cosa osservare, fai attenzione, diventa cosciente di come restituisci messaggi anche non verbali al tuo interlocutore quando lo stai ascoltando. Fai caso come cambia il suo modo di sentirsi sicuro di esporre la sua idea, l'apprezzare di sentirsi realmente ascoltato da te, e nota come tutto questo poi evolve in maniera estremamente positiva quando toccherà a te presentare il tuo prodotto. Anche in questo caso ti ripeto quanto detto altrove, la, l'esperienza, l'esercizio
dell'essere flessibili è un qualche cosa che ancora più che per la comunicazione e per l'empatia è un qualcosa che si esercita facendo pratica. Oggi hai acquisito elementi teorici, mettili in pratica perché realmente queste ultime cose che stiamo dicendo prese assieme possono cambiare in maniera importante la tua efficacia e efficienza nel tuo lavoro. Buon lavoro!